La Madonna dei Fiori di Bra. Nel XIV secolo, in una selva di pruni ai piedi dell'abitato di Bra, Cuneo, nota come la Selva della Madonna, avvenne un evento miracoloso legato all'apparizione della Vergine. Il 29 dicembre 1336, una giovane prossima al parto di nome Egidia Matisse stava tornando a casa. A circa mezzo miglio dalla città, si fermò davanti a un'edicola dedicata alla Vergine Maria, dove era dipinta una Madonna con il bambino in braccio. Nonostante la presenza di alcuni soldati nelle vicinanze, Egidia, desiderando rivolgere una preghiera a Dio e ringraziarlo per la giornata, si inginocchiò come di consueto davanti all'icona mariana. Tuttavia, i soldati, mossi da violente intenzioni, cercarono di prenderla. In uno stato di disperazione, Egidia si aggrappò al pilone e gridò invocando l'aiuto di Maria. In risposta alla sua preghiera, dal folto del bosco emerse una dignitosa matrona, avvolta da una luce tale da far fuggire precipitosamente i malintenzionati. Questo episodio può essere interpretato come un miracolo attribuito all'intercessione della Madonna in risposta alla fede e alla preghiera di Egidia Matisse. Egidia, colpita dalle doglie del parto anticipato causate dalla paura, cadde a terra nella neve. In quel momento, una donna sconosciuta apparve e si occupò premurosamente del rapido parto, fornendo tutto il necessario per il neonato e prendendosi cura della madre. Poi, come era apparsa, sparì senza dare a Egidia il tempo di ringraziarla o chiederle il suo nome. Una volta ripresasi dall'esperienza straordinaria, Egidia tornò al paese con il neonato. Raccontò l'accaduto ai parenti e agli amici, che andarono immediatamente sul luogo dell'incontro con la Madonna per verificare. Rimasero stupiti quando notarono che gli alberi di pruno intorno all'edicola avevano subito una miracolosa trasformazione. Nonostante fosse pieno inverno, tutti i rami erano fioriti con bianche corolle che sbocciavano improvvisamente, senza foglie. Questo evento pubblico confermava la notizia dell'apparizione. L'edicola divenne rapidamente un importante luogo di culto. Successivamente, fu costruito un santuario che attira ancora oggi fedeli provenienti da diverse località. La straordinaria fioritura delle piante di Prunus spinosa, appartenente alla famiglia delle rosacee, nel santuario di Bra è un fenomeno che si ripete con precisione nel corso dei secoli. Questo evento avviene sempre nello stesso periodo dell'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, che siano giornate soleggiate e miti o fredde e nevose. La fioritura, di solito della durata di circa 20 giorni ma in alcuni casi prolungata per diversi mesi, si verifica anche in piante trasportate altrove dal pruneto di Bra, come nel caso di quella donata all'arcivescovo di Milano, il cardinale Ildefonso Schuster. La particolare capacità di fiorire in inverno è notevole perché va contro le normali leggi fisiche e biologiche. I botanici hanno concluso che il caso di Bra è inspiegabile dal punto di vista scientifico, considerando che il Prunus spinosa di solito fiorisce solo in estate. Inoltre, le condizioni del terreno intorno al santuario di Bra sono simili a quelle della zona circostante, e non ci sono spiegazioni geofisiche o correnti elettromagnetiche sotterranee che possono giustificare questo fenomeno straordinario. La fioritura di fine dicembre è spesso anticipata da un'altra fioritura altrettanto regolare per l'Immacolata. Gli studi scientifici sulla fioritura miracolosa di Bra hanno inizio nel 1700 presso l'Orto Botanico dell'Università di Torino. Nel 1882, Giuseppe Lanvini dichiarò che il fenomeno supera le leggi fisiche e biologiche, confermando l'opinione di Lorenzo Roberto, chimico ed agronomo di Alba, espressa nel 1817. Nel 1974, Franco Montacchini, direttore dell'Orto Botanico, diagnosticò la perdita del normale termoperiodismo della pianta, affermando la necessità di stabilirne la causa. Il rinomato botanico italiano Augusto Beghinò, dopo analisi chimiche comparate tra pruni ordinari e il pruno straordinario, che risultarono identici, escluse che la fioritura di dicembre fosse dovuta a una qualità chimicamente constatabile, e affermò che le leggi naturali non sono sufficienti a spiegare lo straordinario fenomeno della doppia fioritura. La popolazione, sia nel passato che oggi, interpreta la fioritura innaturale come un segno della volontà divina. In alcune occasioni, si sono verificate fioriture abbondanti,
con i rami completamente ricoperti di fiori, mentre altre volte la fioritura è durata diversi mesi. Mancanze nella fioritura sono state associate a eventi drammatici, come guerre, carestie e siccità. Solo in 3 occasioni la fioritura non si è verificata: negli inverni del 1914 e del 1939, le vigilie delle 2 guerre mondiali, e nel 1877, quando mancò per la prima volta dopo 5 secoli, coincidendo con l'agonia di Pio IX, il Papa che proclamò il dogma dell'Immacolata Concezione. I primi fiori invernali apparvero improvvisamente il 20 febbraio 1878, il giorno dell'elezione di Leone XIII, un fervente sostenitore del culto mariano. La fioritura straordinaria delle piante di Prunus spinosa a Bra coincide con eventi significativi della storia. Nel novembre 1989, la fioritura estemporanea avvenne proprio durante la caduta del muro di Berlino, un evento storico di grande portata. Il rettore del santuario, Don Michele Germanetto, ricorda con quale trepidazione la comunità attendesse la fioritura durante la guerra del Golfo, e questa attesa fu seguita dalla manifestazione del fenomeno. La devozione popolare nel corso dei secoli ha portato all'edificazione di 2 santuari, uno accanto all'altro. Nel 1626 fu costruito il Santuario Vecchio, e nel 1933 accanto a esso sorse il Santuario Nuovo, testimoniando la continuità e la profondità della venerazione legata a questo luogo. Durante l'inverno 1898-1899, la fioritura delle piante di Prunus spinosa a Bra durò eccezionalmente per 3 mesi, coincidendo con l'ostensione della Sacra Sindone a Torino. In quel periodo, l'avvocato Secondo Pia scattò la famosa fotografia che mostra il volto di Cristo stampato sulla Sindone, un'immagine ancora oggetto di dibattito. La prima ostensione televisiva della Sindone, il 23 novembre 1973, fu accompagnata da una fioritura che persistette fino a marzo 74. Nell'inverno successivo, 1974-1975, si verificò nuovamente una fioritura continua di 5 mesi, e il santuario fu designato come luogo in cui si poteva acquisire il giubileo. Lo stesso avvenne per l'anno santo della Redenzione, inverno 1983-1984, e per l'anno mariano, inverno 1987-1988. Anche durante l'inverno dell'anno giubilare, sebbene i fiori siano apparsi da novembre a marzo, non sono stati abbondanti. Questi eventi eccezionali sono stati legati al calendario liturgico e a importanti avvenimenti religiosi, contribuendo a mantenere la reputazione del santuario di Bra come un luogo speciale nel contesto delle fioriture invernali miracolose.